Ricordati che devi morire, ricordati che devi morire. Una frase, uno sketch tratto dal film Non ci resta che piangere. L'hai visto, te ne ricorderai assolutamente. Se non l'hai visto, ti invito a vedere il film, perché la paura di morire è il vero lucchetto che chiude tutto nella tua vita in tutti i settori. Quindi la paura di morire può essere assolutamente messa all'angolo al primo round e oggi parliamo proprio di questo in questo video. Ciao, benvenuto sul canale di Nob, io sono Miss Fate, la Fede, e in questo canale ti porto alla scoperta di come destrutturare la realtà che c'è là fuori, di come vivere al meglio, di come poter diventare sensitivo anche tu, perché è una capacità innata a tutti, e in questo modo non farti fregare più da nessuno, da nessuna cosa, e vivere al meglio questa vita. La paura di morire si può manifestare in modi diversi e non si rivolge, non è una prerogativa solo degli anziani, ma è di tutti, e può essere la paura di salire sul volo aereo. Dici questo casca. Può essere la paura di fare jogging su una strada principale, adesso qui mi investono. Può essere la paura di andare a mangiare in un ristorante asiatico perché secondo te lì ci sono delle cose variate per cui prendi la salmonella e schiatti. Nel momento stesso della vita non c'è una certezza dell'uscire fuori da quel buco. Per quanto riguarda la morte, invece, è l'unica cosa certa nel momento in cui mettiamo tutti piede su questa terra, sul pianeta azzurro. Quindi nella nostra vita siamo super organizzati, siamo super programmati, abbiamo le agende piene, i minuti pieni, i secondi pieni, e quindi è tutto sotto controllo. Anche quando nasci oggi rispetto a 30, 40, 50 anni fa, ti dicono esattamente il giorno in cui la donna partorirà, più o meno l'orario. Della morte invece non si sa nulla, buco assoluto, vuoto assoluto, non si sa quando succederà, perché succederà e soprattutto come succederà. E già questa cosa manda in tilt, perché non c'è il controllo, perché non si sa niente, perché è un grandissimo punto interrogativo. Quello che succede è che se hai paura di morire non vivi veramente. Se hai paura di morire non sei passionale, perché nella passione c'è l'assenza di paura. Se hai paura di morire non c'è la creatività, perché la creatività è assenza di paura. Quello che puoi fare se hai paura di morire, e ribadisco, non è una prerogativa degli anziani, ma ci sono moltissimi giovani che in diversi modi manifestano la paura di morire. E cosa puoi fare tu per mettere all'angolo la paura di morire? Sapere che c'è, perché c'è la morte, ma vivere ardentemente il momento presente, e torniamo sempre lì, stare su questo momento, vivere al massimo la tua vita. Non vado al massimo di Vasco Rossi, vivere al meglio la tua vita, sapendo che non sai quando ci sarà il tuo traguardo, il tuo punto di arrivo. Quindi vivere intensamente l'esatto opposto, sapere che c'è, ma spingere il pedale sulla vita, anzi l'acceleratore, rispettando le nuove norme autostradali di velocità. Sapere che c'è la morte, che esiste, e divertirsi nella tua vita, imparare nuove cose, scoprire nuovi posti, fare cose nuove, andare oltre il limite che ti sei posto come genere umano, come essere umano. Sfruttare tutte le capacità immense che hai, perché sono una valanga. Sapere che c'è, la morte esiste, ma non focalizzarsi su quel punto. Un esempio: passi davanti al McDonald's, tu lo sai che c'è, passi davanti, lo guardi, lo vedi e poi gli dici ciaone, io vado dritto, lo so che ci sei, ma io scelgo un'altra cosa. Anche no. Passare davanti a un negozio delle famosissime catene dove mettono in campo da sempre lo sfruttamento minorile, nonostante dicano che abbiano cambiato modalità, non facciamo nomi. Passi davanti al negozio, ci sono i mega sconti
tutti dentro si stanno letteralmente scontrando per prendere questi capi a basso costo. Tu guardi, lo vedi, ma tu vai dritto, dici la mia destinazione è un'altra, è un negozio magari di seconda mano, è un negozio di un artigiano, lo guardi, lo vedi, ma vai dritto. L'accettazione, tutto quello che fai anche nella tua vita, di cose che vedi che ci sono, come può essere appunto l'esempio che ti ho fatto dei negozi di abbigliamento, come può essere l'esempio del McDonald's, ma tu vai dritto, non ti interessa, non è la tua fermata, non ti fermi, vai dritto, vai nella destinazione dove vuoi tu, che può essere appunto imparare cose nuove, che può essere appunto essere passionale, che può essere appunto essere creativo. Quindi l'accettazione, in questo modo stai obbligatoriamente nel momento presente. Un'altra cosa o altre cose che puoi fare per mettere all'angolo la paura al primo round, anzi mettere per terra sul tappeto la paura al primo round, è quello questo è nel pacchetto dell'accettazione, parlarne, ma parlarne non vuol dire che la paura si impossessa di te, parlarne in maniera ironica, spesso nelle case si fa. Lo avrai sentito fare dai tuoi nonni o dai tuoi genitori, la battuta del quando morirò voglio questo funerale, quando morirò non voglio quella persona, quindi parlarne, ma parlarne assolutamente in maniera ironica, perché l'ironia è invece la chiave per aprire il passepartout, per aprire quel lucchetto di cui ti ho fatto la similitudine all'inizio, e ti permette di aprire tutte le porte, l'ironia, riuscire a parlare anche di cose molto difficili come la paura della morte, ma in maniera ironica, in maniera divertente. In questo modo la paura della morte sparirà, perché hai capito che è una cosa che non puoi controllare come la tua mitica agenda giornaliera. La paura della morte non segue la regola del controllo umano, non la puoi controllare, e quindi se non la controlli, spingi il pedale sulla vita, la vivi al meglio, fai e dai il meglio di te stesso. Se hai sentito che questi piccoli suggerimenti possono esserti utili per far sparire, dematerializzare la paura della morte, quindi vivere veramente bene ogni tuo momento, puoi mettere ai like, puoi scrivere un commento, puoi condividere il video con chi pensi possa essere interessato a questo argomento della morte che fa tantissimissima paura, ma che è sempre lì, e ovviamente ti puoi iscrivere al canale. Ti ricordo che in descrizione trovi diversi video sempre sull'argomento della morte, trovi anche la newsletter frizzante per avere novità frizzante appunto su come vivere al meglio la tua vita. Nessun tampinamento ossessivo, I promise you. Un altro suggerimento per mettere la paura della morte sempre al tappeto al primo round è quello di non fissarsi su che cosa c'è dopo. Non fissarsi su quello che c'è dopo. Ora, io sono cristiano cattolica, ma un po' alternativa, che non segue assolutamente i canoni classici della nostra chiesa, e indipendentemente dal fatto che uno creda che dopo esiste un giudizio e quindi questo giudizio sarà in funzione di come ti sei comportato nella vita, oppure indipendentemente dal fatto che non si creda a questo, ma che si creda che non esiste niente dopo, a maggior ragione, se non esiste niente dopo e ti sei fatto bloccare dalla paura della morte e non hai sperimentato cose nuove, non sei andato oltre i limiti che ti sei posto come capacità umana, non ti sei divertito nella vita, cioè quindi hai dato il meglio, in ogni caso giudizio dopo non giudizio, se non stai nel momento presente, quindi non vivi davvero la tua vita e quindi lasci il controllo da parte, perché la morte non la puoi controllare, non la puoi pianificare come la tua grossissima agenda, allora in questo modo la paura della morte svanisce, riesci a vivere al meglio, riesci a essere creativo, riesci a essere passionale, riesci a essere una persona molto ironica. Ecco, ti porto un mio esempio. C'è stato un momento nella mia vita
in cui avevo moltissimissima paura di volare, perché davvero, anche se l'aereo è il mezzo più sicuro, non sembrerebbe più, secondo le ultime statistiche, in base a quello che sta succedendo negli States, ma è comunque il mezzo più sicuro. E lì sì, davvero che non hai controllo, nel momento in cui entri non hai controllo più di niente, molla. E devi accettare che non sei tu che tieni il comando, ma che è qualcun altro che è sedere proprio davanti, ok? Li piloti. E avevo moltissimissimo paura di morire. Poi sono volata proprio il giorno esatto in cui si diceva nel 2012 a dicembre che il mondo sarebbe finito. Ho detto, buona, finisce il mondo, muoio, se deve andare così, va benissimo così. Mi sono guardata indietro, il tipo di vita che avevo avuto, come mi ero comportata, benino, mi sono seduta su quell'aereo per andare a Barcellona e ovviamente mi sembra che fosse il 21 dicembre 2012, non è successo niente perché sono ancora qui. Da quel momento, quando mi siedo sull'aereo, mi cago ancora abbastanza in mano quando ci sono i vuoti d'aria, ma ho accettato che se deve succedere e appunto io non ho il controllo, va bene, va assolutamente bene. E come da nuovo rito, anche questo video 2 è stato fatto. Grazie mille di essere passato di qui, grazie ai nuovi iscritti. Noi ci vediamo alla prossima. Kisses, ciao, ricordati che devi morire.